Ciao a tutti ragazzi, sono finalmente... Annyeong Geraldini, come ci posso? Ovvero mi siete mancati. Sono tornata finalmente con un nuovissimo video dopo mesi di pura assenza. Volevo scusarmi per questo grandissimo, lunghissimo periodo di pausa, ma mi sono finalmente iscritta all'Università di Venezia Ca' Foscari, dove io studio felicemente lingue orientali, ovvero coreano, e come seconda lingua cinese. E ho già iniziato le lezioni. Per questo motivo io non ho fatto molti video, ma anche per problemi di contest, perché come sapete, o per chi non lo sa, io faccio parte di un gruppo che si chiama Random Age, è un gruppo di ballo e facciamo cover e contest. Cover le facciamo su YouTube, mentre i contest li facciamo un po' in giro per l'Italia. Al di là di tutto questo, oggi volevo parlare di com'è avere una relazione con un ragazzo coreano. Allora, io devo ammettere che ho avuto varie esperienze con i ragazzi coreani e inizialmente per me è stato davvero difficile, perché comunque anch'io tempo fa uscivo con italiani, europei, quindi per me è stato comunque uno stacco davvero enorme, perché gli europei si comportano in un certo modo e gli asiatici, o perlomeno da quel che so io, i coreani, si comportano in modo totalmente diverso. Per esempio, io come persona in un primo appuntamento la prima cosa che faccio è abbracciare. Però i coreani abbracciare è una cosa davvero... C'è due persone, un maschio e una femmina, che si abbracciano in Corea vuol dire sono fidanzati. Quindi io la prima volta che ho incontrato un coreano l'ho abbracciato non sapendo di questa cosa, e infatti mi ricordo che lui era un po' tipo... non mi toccare! E questa è stata la mia primissima figura di merda. Poi anche i baci sulle guance, tutte quelle cose lì. Se tu dai un bacio sulla guancia a un ragazzo coreano vuol dire che gli piaci. Oppure se vai in Corea e baci un ragazzo sulla guancia o lo abbracci, gli altri potrebbero pensare: oh, che carini, è una coppia, oh mio Dio! Ecco, questa è stata una prima cosa che ho notato, però... è una cosa che a me non dispiace, perché anche per esempio col fatto del primo bacio loro ci mettono un po' più di tempo. Per esempio da loro è una cosa rara che nel primo appuntamento scatti il primo bacio, però se ti baciano al primo appuntamento la maggior parte delle volte vogliono arrivare a un altro fine. Infatti qui apro una finestra, fate attenzione a questi ragazzi coreani, perché la maggior parte dei ragazzi coreani che vi bacia al primo appuntamento o che allunga le mani al primo appuntamento non vuole relazioni serie, ma vuole magari soltanto avere esperienze o quelle cose lì. Solitamente poi ci sono casi e casi, quindi comunque dipende. Però comunque avere un ragazzo coreano, cioè almeno dal vivo, è una cosa davvero stupenda. Prima di avere il ragazzo militare, Byung-chan si chiama, io avevo un'altra relazione con un ragazzo coreano, che però quando appunto è tornato in Corea dopo 2 settimane ha smesso di scrivermi. Però nel momento in cui ero con lui è stato davvero qualcosa di fantastico, perché fanno anche i gesti, cioè anche i gesti più piccoli io li ho apprezzati davvero tanto. Vi faccio un banale esempio: io stavo camminando su marciapiede e stavo camminando verso la strada, lui era verso l'interno. Sta di fatto che stava per arrivare una macchina, mi prende e mi mette all'interno del marciapiede mentre lui è rivolto verso la strada. E questa cosa non l'ha fatta soltanto lui, ma lo fanno praticamente tutti i coreani. Una cosa che proprio devono fare, camminare verso la parte della strada per proteggere la ragazza, cosa che gli italiani non farebbero mai. Le cose più piccole, anche per esempio sono leggermente più avanti in strada e passa una macchina a 3 km e loro mi tirano indietro. Ecco, è un'altra cosa che a me piace molto. I ragazzi coreani però sono gelosi. Siccome loro sono abituati con le ragazze coreane, che per esempio le ragazze coreane sono molto gelose, molto di più di noi italiane, loro pretendono che il proprio ragazzo non abbia amiche, non esca con gente. Se tu hai un ragazzo coreano e hai anche degli amici maschi, italiani, coreani, mai sia coreani, perché se hai amici maschi coreani si incazzano peggio, non puoi averli, perché sono gelosi. Però questo mi piace sinceramente. Poi un'altra cosa che mi ha davvero stupito è che in Corea non festeggiano il mesiversario come facciamo qui in Italia. Per esempio, io mi metto con Tizio il 3 novembre e il 3 dicembre festeggio con Tizio
il nostro mesiversario, un mese che stiamo insieme, e poi così via dicendo, il 3, il 3, il 3, il 3, il 3, il 3. No, infatti quando mi ero messa col militare, dopo un mese di relazione, stavo aspettando i suoi auguri, il messaggio tipo auguri. Infatti quel giorno c'ero rimasta male. Il giorno dopo mi sono arrabbiata dicendogli scusami, ma ti sei dimenticato? Ieri abbiamo fatto un mese. E lui mi fa cosa, un mese? Non capisco. E beh, allora che cosa c'è di speciale? E poi ho capito successivamente che loro non festeggiano in base ai mesi, loro praticamente celebrano i 100 giorni invece che i 30 giorni medi di un mese. E questo per me era stato davvero strano, perché mi ricordo che poi al 100° giorno, che io ancora non lo sapevo questa cosa, al 100° giorno mi fa auguri, oggi sono 100 giorni insieme. Io faccio 100 giorni insieme? Cosa vuol dire? Poi ci sono state molte persone che mi hanno chiesto se i ragazzi coreani sono esattamente come sono nei drama. Beh, sicuramente non sono ricchi come loro, non sono esattamente così. Diciamo che come comportamento siamo là. Per esempio, il mio primo bacio con un coreano è successo un po' come un dramma. Era dicembre, faceva freddo, non ero coperta abbastanza perché avevo la sciarpa aperta, lui me l'ha chiusa, poi mi ha preso per la... quasi mi stava per struzzare, mi ha preso per la sciarpa, mi ha tirato e mi ha abbracciato. Dopodiché mi ha sussurrato che mi voleva bene, si è allontanato, mi ha preso il viso e mi ha baciata. Poi vabbè, la sera è andato a dormire a casa di una ragazza, dettagli. Però mi sono vendicata facendogli prendere il treno sbagliato. Ups. Però comunque sia, quello che voglio dire è che i ragazzi coreani sono davvero come ve li immaginate, nel senso di comportamento, cioè si comportano davvero in modo molto gentile, molto dolce, però dentro sono fetenti, dentro sono molto bad guys, cosa che a me non piace. Però per esempio ci sono quelle eccezioni, come per esempio Byeon-chan, il militare. Lui è davvero una persona d'oro. Difatti mi sento davvero molto fortunata di averlo incontrato, perché è una di quelle persone che mi scrive lettere ogni sera, che mi fa video minimo 2 video al giorno, ma quella è un'altra storia che magari vi racconterò nel prossimo video. Comunque avere un ragazzo coreano è davvero una cosa bella. Però i ragazzi seri sono difficili, davvero difficili da trovare. Però non si sa mai, nella vita può sempre capitare, perché coreani che viaggiano in Italia ce ne sono. Io per carità ho conosciuto anche coreani che vivono in Italia, però appunto hanno mentalità italiana, quindi non è che mi abbiano mai interessato particolarmente. Però appunto se volete avere un ragazzo coreano sicuramente dovrete almeno conoscere le basi dell'inglese. Quindi studiate l'inglese perché davvero vi servirà da tanto, davvero tanto. Detto ciò vi saluto e grazie mille per aver visto il mio video, spero vi sia stato davvero utile. Ci vediamo nel prossimo video! I'm not going back, 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 back. I ain't running back to you.